Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere un portale che ci permetterà di comprare Bitcoin e anche Monero, comprare o vendere ovviamente, in modalità OTC peer-to-peer sia online oppure in presenza se riuscissimo a trovare un compratore o un venditore nella nostra regione, nella nostra provincia, nella nostra città. Accetta 60 metodi di pagamento e sto parlando di Agoradesk. Nel video, oltre a mostrarvi che cos'è Agoradesk, farò proprio una prova di acquisto. Fare degli scambi in queste modalità ovviamente presenta dei rischi. Non c'è un'unità centralizzata che può regolare lo scambio, bisogna affidarsi alla reputazione della controparte e personalmente vi sconsiglio di utilizzare sistemi del genere per cifre importanti, soprattutto in presenza, anche perché noi andiamo a scambiare le nostre valute per magari dei contanti, ma non sappiamo che abbiamo di fronte. Quindi fate molta attenzione nell'utilizzo di questi sistemi, prendeteli come video dimostrativi per capire che esistono anche queste possibilità, ma veramente ponderate le vostre scelte. Sul portale agoradesk.com, portale P2P che permette di acquistare e vendere criptovalute, particolarmente Bitcoin e Monero, totalmente P2P, senza intermediari, senza exchange e senza KYC. Per poter operare su questo protocollo bisogna registrarsi ovviamente con un nickname, l'email opzionale e basta. Come potete vedere nel menu della home page si può acquistare oppure vendere e pubblicare un annuncio, ovviamente Bitcoin e Monero. Possiamo andare a impostare la quantità, la valuta, la zona di acquisto e addirittura andare a selezionare i metodi di pagamento, come ad esempio bonifico bancario SEPA, contanti. Quindi se c'è la possibilità di effettuare uno scambio nella propria provincia, nella propria città, nella propria regione, si può andare a pagare in contanti tramite Revolut, TransferSwipe, PayPal, criptovaluta, bonifico bancario e tantissimi altri metodi di pagamento, come potete vedere dal menu a tendina. Metodi di pagamento usati per acquistare o metodi di pagamento usati per ricevere per l'appunto un pagamento qualora fossimo noi a vendere una criptovaluta. Ma essenzialmente Agora che cos'è? Agoradesk è un marketplace OTC di criptovalute peer-to-peer, dove di base gli utenti che decidono di vendere delle criptovalute, vengono chiamati commercianti, vanno a creare, a pubblicare degli annunci di prezzo e dalla controparte ci saranno degli utenti, i compratori, che decideranno se acquistare il totale dell'ammontare messo in vendita oppure una parte di criptovalute in base a delle regole ben precise che vengono stabilite durante l'acquisto. Ovviamente gioco forza in questo marketplace OTC ci sono nickname, numero di transazioni effettuate e reputazione. Alla fine di ogni transazione sia il compratore che il venditore si lasciano un feedback di reputazione. È sempre meglio andare a cercare degli scambi con utenti con un valore alto sia di transazioni ma soprattutto un valore alto di reputazione e che siano online nel più breve tempo possibile. Il pallino verde va a indicare che è stato online proprio adesso, il pallino giallo indica che è stato online ieri, il colore grigio indica che è stato online qualche tempo fa, quindi non è quasi sempre online. È sempre meglio andare a cercare utenti con un pallino giallo o ma soprattutto con un pallino verde. Ma vediamo proprio in una prova pratica come poter acquistare. Allora, vediamo un attimo cosa posso scegliere. Scelgo questo ovviamente per fare una prova che mi permette di andare a acquistare da 20 euro fino a 235 euro in Bitcoin con 100% di reputazione. Clicco su compra, vado a impostare il importo che voglio acquistare tramite questa transazione, ad esempio 20 euro. Come potete vedere qua a fianco ci sono le condizioni di scambio con CryptoSharky, vi dice che criptovaluta accetta per lo scambio e non accetta il bonifico bancario. Io vado a inserire 20 euro, clicco su invia richiesta di scambio, rileggo di nuovo attentamente i termini e le condizioni, lo vado ad accettare, inserisco l'indirizzo Bitcoin, quindi io vado ad aprire il mio Electrum, vado a generare il mio indirizzo,
lo copio, mi sposto di nuovo su Agoradesk, vado a incollare il mio indirizzo Bitcoin, non lo salvo per il futuro, clicco su Next, vado a selezionare le commissioni di rete, commissione media, accetto e inizio a fare trading. Qua abbiamo tutta la descrizione del nostro contratto, possiamo anche andare ad aggiungere una nota per CryptoSharky, ovvero l'utente che mi sta vendendo 20 euro di Bitcoin, e vado a leggere che cosa devo fare per inviare il pagamento. Vado a menzionare che li pagherò tramite USDT TRC20 e attendo la risposta del venditore. Come potete vedere sottostante, una volta aver ricevuto i dettagli del pagamento, si clicca su Ho pagato, oppure nel caso non si voglia continuare con il commercio, l'utente magari non è online per tot ore, si può annullare la transazione, si può annullare lo scambio prima che questo avvenga. Ovviamente non è che dobbiamo stare adesso un paio d'ore finché lui non si collega, possiamo tranquillamente andare a farci una passeggiata e fare quello che vogliamo e poi ricevere una notifica e collegarci tramite il nostro computer e continuare l'operazione. Nel mentre andiamo a cliccare sul partner commerciale, possiamo andare a vedere tutte le sue transazioni, 93 contratti, partner commerciale 72, punteggio feedback 100%, account creato 4 anni fa, e andare anche a vedere l'ultima transazione che è ancora in attesa, che è la mia, ovviamente, Mauri BTC, con quantità di acquisto 20 euro, stato non pagato. Direi che è attualmente online, ci stiamo scambiando qualche messaggio istantaneo tramite la chat e adesso andiamo a vedere come si finalizzerà l'acquisto, se ovviamente si finalizzerà. Perfetto, mi ha mandato il suo indirizzo USDT su rete Ethereum, adesso ho inviato il mio pagamento tramite Binance e vado a cliccare Ho pagato, vado a confermare e attendo che si evolva poi tutta l'operazione. Ora non mi resta che far altro che attendere che CryptoSharky riceva il mio pagamento e vada a flaggare che ha ricevuto il pagamento. Ovviamente ci deve essere una fiducia nella controparte, queste sono ovviamente operazioni comunque rischiose. Ok, la controparte, come potete vedere, ha appena cliccato che ha ricevuto il pagamento, quindi ha confermato lo scambio e adesso Agoradesk procederà al prelievo dei 20 euro in Bitcoin dal wallet che ha inserito CryptoSharky e li invierà al wallet che ho inserito io nella richiesta di pagamento per l'invio dei Bitcoin. In totale tempo stimato, come potete vedere, 12 minuti, 10 minuti di attesa per il trasferimento al portafoglio non custodial del venditore, 2 minuti in attesa di trasferimento al portafoglio di liquidazione dell'acquirente, ovvero il portafoglio che ho inserito, quello di Electrum che avete visto all'inizio del video. Perfetto, lo scambio è stato completato, posso cliccare su prova di liquidazione per andare a vedere mempool space dove ho la TX per andare a vedere tutte le conferme, se è stato inviato eccetera eccetera. Posso andare a stampare la ricevuta includendo anche tutti i messaggi della chat e dettagli della transazione e andare poi a dare un giudizio positivo o negativo in base all'esperienza utente. Infatti in questo momento sto andando a ricevere, al momento non sono ancora state confermate, comunque sto andando a ricevere i Bitcoin che ho acquistato sulla piattaforma. Qua siamo su Electrum e stanno per arrivare i Bitcoin acquistati. Una sorta di protezione arbitraria per gli scambi, però io farei finta quasi che non esista e cercherei di essere più prudente possibile, soprattutto non fare scambi di cifre importanti. La protezione arbitraria in cosa consiste? Consiste che se io dovessi andare a vendere Bitcoin, dovrei prima inviare la cifra stabilita dall'acquirente per l'acquisto al portafoglio di Agoradesk. Lo vedete qua in alto, lo vedete anche su impostazioni, wallet. Questo va a significare che io accetto la compravendita, vado a inviare la criptovaluta all'interno di Agoradesk e si può continuare la trattativa. L'acquirente sa che se il venditore procede con l'operazione, quell'ammontare che vuole comprare è destinato all'interno di questo wallet. Se no non potrebbe andare avanti la transazione. Quindi significa che se io invio il pagamento
e il venditore è un truffatore e scappa con i soldi che gli ho inviato, io posso chiedere tramite Agoradesk, tramite l'assistenza, dimostrando che ho inviato il pagamento ma non sono stato retribuito, non mi ha mandato la criptovaluta che ho comprato, lo dimostro ad Agoradesk. Agoradesk, avendo bloccato il quantitativo, in questo caso di Bitcoin, del venditore, me li può inviare. Però veramente fate finta che questo tipo di protezione non esiste, perché fare degli scambi del genere comunque è molto molto rischioso. Si basa tutto alla fine sulla fiducia tra persone che non si conoscono, e sappiamo bene quanti truffatori in questo settore esistano. È per quello che se volete fare dei piccoli scambi conviene sempre cercare degli utenti col 100% di reputazione e col più alto numero di transazioni possibili, e anche con un account magari non creato immediatamente ma con anni già di utilizzo. Quindi capite bene che le persone che hanno un account vecchio super positivo non vogliono rovinarsi la reputazione e continuare a usare questo portale, mi raccomando.